Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi, come potete ben immaginare, vado a parlarvi della bicicletta che vedete qui alle mie spalle, ovvero la iBike All Mountain 7. Il segmento di riferimento è già ben chiaro all'interno del nome, All Mountain, e-bike super versatile, pensata per i grandi giri in montagna, le lunghe giornate, ma anche qualche scappatella all'interno del bike park, perché abbiamo un'escursione da 160 mm anteriore e 160 mm posteriore, quindi una bella escursione che permette grandi cose. Telaio in alluminio e configurazione mallet, quindi 29 all'anteriore e 27,5 al posteriore, ma la vera novità della iBike All Mountain 7 è il motore. Infatti si tratta del nuovissimo Yamaha PVX3 con 85 Nm di potenza e una batteria da 720 Wh, quindi una bella batteria di quelle che ti porta lontano. Ho voluto provare questo modello con telaio in alluminio, che posso dire una media alta gamma all'interno del catalogo iBike, perché secondo me è quello che meglio rappresenta il segmento All Mountain. Ha un prezzo non bassissimo, perché stiamo parlando di 6.599 euro, quindi non peanuts come direbbero gli americani, ma già abbiamo un prezzo abbordabile rispetto ad altri concorrenti. Una delle caratteristiche più evidenti della iBike All Mountain 7 è il Modular Rail System, ovvero questo binario che c'è sopra il tubo obliquo, che è quello che permette di mettere la borraccia o anche un portaoggetti, oppure posso mettere il Ranger Extender. Quindi Modular Rail System esclusivo di iBike. Io ho provato una taglia L e non l'ho scelta a caso, ma l'ho scelta attraverso il sistema che c'è sul sito di iBike. Secondo me è uno dei size finder meglio costruiti che ci sono in questo momento. Gli si mette altezza del biker, cavallo, lunghezza delle braccia, e questa cosa non è da sottovalutare, tipo di riding, quindi se è un riding aggressivo o rilassato, e lì ti va a dire qual è la tua taglia. Io per i miei 178 cm sapevo che sarei finito tra la taglia M e la taglia L. La cosa interessante è che il sito iBike mi ha detto: allora, se vuoi andare più rilassato vai su una taglia L, se vuoi invece andare con più performance, andare a spingere di più a gas aperto, vai su una taglia M. Naturalmente sono andato su una taglia L perché secondo me il mondo mountain è fatto di rilassati, divertenti, si sale tranquilli in salita spingendo bene, magari anche facendo un po' di velocità, si scende in discesa cercando di aprire il gas, ma non è il mondo da cronometro e da posizione bassa sul manubrio. Come dicevo prima, qui siamo di fronte a un media gamma, ma con un montaggio che secondo me è veramente a puntino. Davanti abbiamo una Fox 36 Performance, quindi una forcella che fa molto bene il suo lavoro, dischi e impianto frenante Magura, quindi Magura MT7, uno secondo me dei migliori impianti frenanti che ci sono in commercio in questo momento, con dischi da 203 sia all'anteriore sia al posteriore. Devo dire che per la prima volta nella mia esperienza ho avuto un pompante Magura che dava un po' di vuoto, andava fatto semplicemente uno spurgo, ed è stata però la prima volta in vita mia che ho avuto un freno Magura che dava qualche problema, altrimenti nel corso della mia esperienza Magura sempre perfetti. Il montaggio poi continua con l'ammortizzatore Fox Float DPS 160 mm, il cambio SRAM GX meccanico, reggisella telescopico realizzato direttamente da iBike e la sella Fizik Idon bella larga specifica da e-bike. Come abbiamo detto prima, il setup è mallet, quindi 27,5 posteriore, 29 all'anteriore, un bel 2.6 ciccione Maxxis al posteriore e un 2.5 all'anteriore.
Le geometrie della iBike All Mountain 7 sono abbastanza evolute e moderne. Abbiamo un angolo piantone di 77 gradi, quindi bello verticale, che permette di pedalare molto bene spingendo in maniera precisa con la gamba. La gamba va a esprimere una bella potenza. L'angolo di sterzo invece è di 64,5 gradi. Anche qui abbiamo un angolo di sterzo piuttosto aperto che facilita molto le cose in discesa e sul sentiero più tecnico. La cosa che invece è un po' più strana, diciamo che va un po' fuori dai canoni, è il fatto che sia una bicicletta abbastanza lunga. Abbiamo un interasse di 1279 mm, quindi piuttosto lungo, con un caro posteriore da 460 mm. Un caro lungo soprattutto per essere una mallet, perché 460 mm è tendenzialmente la lunghezza di un caro 29. Questo mi ha fatto pensare che sul sentiero fosse una bici non super agile. Mi sono sbagliato solo perché ho considerato quello che è il valore scritto sulla carta. In realtà fin dal primissimo giro che ho fatto con la iBike All Mountain 7 l'ho trovata una e-bike ben bilanciata e soprattutto capace di dare delle buone sensazioni in fatto di reattività nello stretto, nei sentieri stretti, dove invece pensavo avesse più problemi, proprio perché guardavo solamente il fatto che fosse lunga. In realtà, essendo molto ben bilanciata, avendo un BB drop di 20 mm, quindi abbastanza bassa come bicicletta, ma non così bassa da essere un enduro, ha ancora un'altezza da terra che permette grandi pedalate di passare magari in salita sopra a degli ostacoli anche un po' più rilevanti. In realtà è una bicicletta che si guida molto bene, si guida molto facilmente. L'unica cosa che la limita un po', secondo me, è il fatto che sia una bicicletta abbastanza pesante. Qui siamo attorno ai 26 kg, abbiamo un peso piuttosto importante. Qualche chilo in meno la renderebbe ancora più agile, ma questo non vuol dire che non sia una bicicletta divertente, tutt'altro. È una bicicletta che sa dare delle ottime prestazioni, soprattutto nelle fasi di discesa. Nei sentieri più tecnici e difficili, la ruota anteriore da 29 pollici accoppiata all'angolo di sterzo a 64 gradi e mezzo permette di avere un avantreno che mangia veramente tutto, ma anche il fatto che abbia uno stack piuttosto corto e il reggiseno telescopico da 150 mm, quindi va ad abbassarsi tanto, permette di far muovere molto la bicicletta tra le gambe e quindi a essere più agili. La iBike All Mountain 7 non è una schiacciasassi, ma si guida con facilità. Permette di non dover mettere troppo lavoro di corpo per farla passare da una curva all'altra, è ben bilanciata e questo quindi non fa fare troppo sforzo. Il fatto che sia leggermente pesante, quello si affatica soprattutto sulla lunga distanza, nelle discese più lunghe e difficili dove bisogna fare tanti cambi di ritmo, fare tanti cambi di direzione, lì tende ad affaticare un po' di più le spalle e le braccia. Il fatto che sia una all mountain pura, quindi che sia una bicicletta fatta per pedalare, lo si avverte proprio nei tratti in salita. L'angolo piantone a 77 gradi ci posiziona ben al centro del telaio e quindi si ha una buona posizione di pedalata. Il busto rimane alto e non ci si affatica. Io l'ho trovata particolarmente performante nei tratti in salita ripidi e tecnici. Lì si ha una grande trazione del posteriore, quindi la ruota rimane ben piantata a terra, non bisogna avanzare troppo per tenere basso l'anteriore, si sta centrati e la bici sale con relativa facilità. Certo, bisogna avere un po' di tecnica, come in tutte le cose nel mondo della mountain bike e della e-bike, soprattutto perché magari andare a far salire una bicicletta da oltre 25 kg serve anche avere contezza del gioco dei pesi e del bilanciamento dei pesi, in modo da lasciare sempre il posteriore con una buona trazione e l'anteriore alleggerito quel tanto che basta per permettergli di andare a sorpassare gli ostacoli più alti. Qua è una cosa che viene abbastanza naturalmente, proprio perché la iBike All Mountain 7 per me è una bicicletta molto ben bilanciata. Il cuore di questa iBike All Mountain 7 è il motore Yamaha PVX3, quindi di nuova generazione, più compatto, più piccolo, più leggero rispetto all'X2
e anche con potenza aumentata. Qui siamo a 85 Nm. La cosa che non è cambiata rispetto all'X2 è la potenza. Abbiamo un motore molto potente che dà tanta potenza. In più si ha il sistema Zero Cadence, ovvero quello che secondo Yamaha va a mettere potenza non appena si punta il piede sul pedale, e questa cosa è assolutamente vera. Il motore scatta non appena si tocca il pedale. È una cosa positiva, è una cosa che in certi casi può dare fastidio. La situazione in cui secondo me dà un po' più fastidio è quando si affrontano delle discese tecniche a bassa velocità, quindi quando si sta anche abbastanza in surplus per magari guardare cosa c'è dietro la roccia e passare lì. In quel caso, spingendo sul pedale, la bicicletta tende ad andare sempre un po' avanti, e quella cosa in certi frangenti può non essere simpaticissima, ma io ho risolto questa cosa per la maggior parte del tempo affrontando quelle tipologia di discese con l'impostazione Plus Eco, quindi quella più bassa, dove ho comunque l'aiuto della batteria per andare a muovere la bicicletta, ma ho un ingaggio un po' più docile. Il motore Yamaha ha 4 livelli di assistenza più 1, diciamo. I 4 livelli base sono il Plus Eco, l'Eco, lo Standard e l'High. Io nel test della iBike All Mountain 7 ho usato per il 97% del tempo lo standard, perché è quello che secondo me dà il miglior rapporto tra spinta e durata della batteria, e soprattutto è quello che dà una spinta effettiva, si sente la spinta del motore e quindi si ha voglia di utilizzarlo, soprattutto per le uscite quando si è da soli e comunque si tende ad andare un po' più forte, a utilizzare di più il motore, proprio perché magari non bisogna aspettare gli altri, così. Mentre il Plus Eco e l'Eco sono quelli che permettono di far risparmiare più batteria possibile, ma secondo me sono anche quelli che danno poca assistenza. L'assistenza è bassa, bisogna metterci tanto delle gambe, e quindi per l'utilizzo di una e-bike di questo tipo vanno bene per essere alternati, magari nelle lunghe uscite per risparmiare batteria, nei tratti piateggianti si utilizzano quelli, ma non sono quelle impostazioni che io utilizzerei per un'uscita intera, a meno che magari non accompagniamo qualcuno con la bicicletta acustica. In quel caso la Plus Eco o l'Eco sono ideali. L'High è veramente potente, cioè gas aperto da far paura, un po' troppo potente, però quello può essere anche una cosa che a me non piacciono particolarmente i motori super potenti. Io preferisco un motore un po' più naturale, e quindi l'impostazione in cui mi sono trovato meglio è lo standard. L'altra impostazione, la quinta impostazione del motore Yamaha PV-X3 è quella automatica. Sostanzialmente, andando a schiacciare il bottone, tenendolo schiacciato il bottone di selezione verso l'alto, si va a entrare in quello che è una modalità automatica che va a selezionare in autonomia il livello di assistenza a seconda di quanto spingiamo, di quanta potenza mettiamo sui pedali. È una modalità che permette di non pensare, si sale sulla bicicletta, si pedala e fa tutto lei. Quello che ho notato è che secondo me tende a dare sempre un po' troppo di potenza, nel senso anche su salite di media pendenza comunque lei va a mettere in high per darti il massimo del supporto, e quindi verosimilmente va a consumare più batteria rispetto a quello che è un utilizzo oculato da parte del rider. Quindi sì, buono, secondo me ottimo per i giri veloci da un'ora, magari in pausa pranzo, quel sistema è perfetto perché non bisogna pensare a niente, fa tutto la bicicletta. Ma per i giri lunghi, per risparmiare batteria e per gestire in maniera efficace la batteria, e anche per divertirsi avendo una pedalata sempre di un certo tipo, forse è meglio che sia il rider a gestire, anche perché il nuovo motore Yamaha ha un controller e un display molto piccoli. Il display è veramente piccolino, non c'è nient'altro che 2 linee di LED, uno che dà il livello di assistenza e l'altra che dà sostanzialmente il livello di batteria, mentre tutto si controlla dal manubrio con 2 tasti veramente minimali. Comunque c'è la app di iBike e Connect che permette invece di avere tutte le informazioni sulla riding,
permette anche di essere utilizzata per seguire dei percorsi GPS, ma soprattutto, cosa importante, anche il localizzatore della bicicletta. Quindi nel caso non si trovi più la bicicletta, diciamo che qualche fellone ce la ruba, con l'applicazione eConnect possiamo andare a vedere dove si trova la bicicletta e andarla anche a recuperare, noi o chi di dovere, magari chi di dovere meglio. Parliamo di durata della batteria della iBike All Mountain 7. La batteria è da 700 Wh, appunto legata al motore da 85 Nm. Io l'ho utilizzata per circa 2 mesi. Il giro più lungo che ho fatto sono stati una ottantina di chilometri, però con dislivello abbastanza basso. Mentre l'uscita che mi ha dato più soddisfazione di tutti è stata quella in una pausa pranzo a fuoco, dove ho preso la bici, sono uscito in postazione standard, sempre al massimo, lunga salita di quasi 10 km e un migliaio di metri di dislivello, discesa cattiva in enduro dove comunque spingevo con anche dei rilanci e tutto, seconda salita da 200-300 metri di dislivello e lunghissima discesa da 4-5 km, anche lì abbastanza tortuosa, tutta da spingere, enduro di quello vero. Ecco, lì ho consumato 2 tacche della batteria, ho fatto circa una trentina di chilometri e 1200-1300 metri di dislivello, ma quelli dove sempre in standard, sempre a manetta, spingendo sempre sui pedali e su un terreno molto accidentato, quindi dove tendenzialmente una e-bike va a consumare più batteria. La iBike All Mountain 7 si è comportata molto bene, sempre molto regolare nell'erogazione della potenza, super divertente in discesa, proprio è una di quelle dove lascia andare ma la riesce a gestire molto bene, non mangia tutto, cioè non è una di quelle bici che metti dritte e mangia qualsiasi cosa, no, qui comunque si fa guidare. Il fatto che sia un po' pesante non è di quella che la giochi, fai bunny hop, salti, whippy, no, quello è un po' difficile perché appunto è pesante, devi avere una bella tecnica per fare quello, però sui salti e sui drop esce sempre molto lineare, è bella bilanciata, quindi anche per chi è un po' meno esperto, un po' meno tecnica in aria, diciamo che appena si staccano le ruote da terra comunque la bicicletta si riallinea da sola e gli atterraggi sono belli morbidi. Quindi se ti piacciono le linee squadrate e spigolose tipiche di iBike e delle biciclette tedesche, la All Mountain 7 sicuramente avrà attirato il tuo occhio, soprattutto in questa colorazione rossa e gialla, è super aggressiva. L'altra colorazione in gamma invece è un po' più elegante, è un verdone beige, quindi c'è più eleganza, meno tedesca ma più elegante. Però questa bike attira soprattutto chi cerca una mountain bike con un motore potente, una batteria con una buona capienza, un ottimo bilanciamento del telaio e una grande versatilità, perché l'idea di fondo della All Mountain 7 è proprio quello di essere una bicicletta super versatile, quella e-bike ti porta dalle lunghe escursioni in montagna in estate fino ai giri a gas aperto in pausa pranzo, quando si ha poco tempo e si vuole svattare, si vuole comunque andare a fare un bel sentiero, perché la cosa più bella secondo me di una bici come questa è quella che ti permette proprio di magari fare super velocemente una salita, andare all'imbocco di un sentiero divertente e scendere giù e divertirti, fare in un'ora quello che magari con la bicicletta acustica fai in 2 ore, 2 ore e mezza, arrivi morto, ma invece così arrivi con un po' più di calma, ti permette di fare veramente una bella ora, ora e mezza super tirata, ma senza ucciderti dal punto di vista fisico, e quindi avere portato a casa comunque la giornata. iBike All Mountain 7, 6.559 euro, prezzo non bassissimo ma secondo me è molto in linea con quello che è la bicicletta, soprattutto perché è una e-bike a cui io non farei nessun upgrade, così come è montata è l'ideale per l'utilizzo, quella e-bike che togli dalla scatola, carichi la batteria, parti e vai. Una cosa su cui farei un po' attenzione per quello che è questa bicicletta è
il tappino della ricarica della batteria, perché allora, durante il riding non lo si perde di sicuro, però il fatto che non sia attaccato alla bicicletta, per chi come me è un po' sbadato o ha tante cose in giro nel garage, può essere una di quelle cose che appoggi da una parte, ti giri, ti rigiri, non lo trovi più e non sai più poi dopo qui. Quindi una cosa che io modificherei su questa bicicletta è far sì che il tappo della porta di ricarica rimanga attaccato alla bicicletta quando aperto. Quindi in conclusione posso dire che la iBike All Mountain 7 è una bicicletta molto tedesca, molto di sostanza, che mette le performance e la facilità di guida davanti a tutto. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che questo video ti è interessato, quindi ci sono i 3 consigli importantissimi finali: mettere un bel like a questo video, iscriverti al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, per noi super importante, e soprattutto gas aperto. Alla prossima, ciao! Sei in giro a testare? Sì, purtroppo sì, anche senza un freno però. Com'è? Bene, te? Bene, tranquillo, rilassato. Si inizia la settimana Al prossima. caldo rispetto che su. Sono venuto giù apposta.